Buongiorno a tutti da Giovanni. Oggi siamo il 16 di novembre del 2022 e come ho promesso che ho fatto quando ho fatto la raccolta, che è stato all'inizio di giugno del 2022, che potete trovare i video sul mio canale, anzi ve lo metto in descrizione se qualcuno lo vuole vedere, quando ho fatto la raccolta e come conservarlo dell'origano. Ho lasciato queste infiorescenze che ancora erano in fiore, no? Come potete vedere poi nel video, perciò li ho fatto stare anche perché c'era ancora, producevano fioriture, perciò li ho fatti stare in modo che i fiori maturassero per portare poi i semi. E anche perché qui in Sicilia ci sono state delle giornate insomma estive, cioè che siamo a novembre, anzi oggi c'è un pochettino di vento, però c'è il sole e si sta bene. Da ora piano piano poi le giornate poi comincia a piovere, insomma ha piovuto poco, penso del resto anche forse un pochettino del resto un po' d'Italia. Va bene, lasciamo stare questo. Oggi vi faccio vedere come vado a raccogliere i semi dell'origano. Vedendo questi qua, questa infiorescenza deve essere così secca, l'infiorescenza sta vedendo così, proprio secca, ma perché che i semi di dentro sono ben maturi. Vedendo, quando li ho lasciati questi qua, questa era la fioritura, come dicevo poco fa, che ho aspettato che i semi insomma maturassero un pochettino. Vedendo questa qua, qualcuno qua, e poi qualcuno l'ho lasciato anche qua dove ho fatto poi questa qua, queste qua, vedendo, e questa qua l'infiorescenza, sta vedendo qua, li ho lasciati per la semina. Va bene, detto questo, ripeto, i semi si possono raccogliere anche a fine agosto, insomma quando i fiori cominciano a seccare in questo stato, diciamo. Però se uno li può lasciare di più, perché ci sono altre infiorescenze, poi lo raccogli tutto una volta, andiamo a raccogliere i semi. Va bene, ora io vi faccio vedere come andrò a raccogliere i semi e poi li andiamo a separare dalle foglie, dai fiori secchi, che per ricavare i semi di dentro. Le possiamo prelevare sia rompendo così, che si rompono facilmente, state vedendo, o sia con la cisoia. Dobbiamo vedere solamente l'infiorescenza, così piano piano, senza fare cadere i semi, perché qualcuno ovviamente una volta che si muove cade. Queste qua l'infiorescenza, queste qua anche un pochettino di più, non è importante. Questa è tutta l'infiorescenza dove ci sono ora i semi, che ora vi farò vedere e le vado a separare. Va bene, ora prendo anche questo qua. Vedete, queste sono tutte le infiorescenze dove ci sono i semi, che ora vi farò vedere come li andrò a separare. Andiamo. Allora, una volta raccolto l'infiorescenza, queste quelle, ora prendiamo un separatore di questo qua con la rete, anche perché dobbiamo fare così, lo possiamo fare anche se con le mani così, però con le mani viene un pochettino, non viene tanto bene, va. Facciamo così, in modo che andiamo di sotto, ovviamente ci mettiamo una cosa dove raccogliamo poi i semi che cadono, così. E ci sono anche i rami, facciamo quelli più grossolani, così, in modo che i semi cadono anche con le mani, così ci aiutiamo. Questa è tutta, allora, perché è ancora verde, no? Però già la maggior parte dell'infiorescenza già si è fatta, l'abbiamo separata, diciamo. Questa la possiamo mettere anche qua
e poi ci diamo un'altra passata. Questa qua è più secca, state vedendo, ripeto, lo potete fare sia anche con le mani così, per separare con una rete un setaccio di questo qua, non è che i rami e le foglie più grosse restano in superficie e cadono quelle più piccoline e i semi. Lo possiamo fare anche con le mani, come vi ho detto poco fa, solo siccome ci sono i rametti uno si può fare male così, vedendo? Se no poi uno anche le può fare seccare un altro po', così seccano anche le foglie. Insomma, io perché le ho prese un pochettino con lo stelo, però potevamo prendere solamente l'infiorescenza questa qua, ma non ha importanza. Piano piano. Poi queste qua, ora che quelli che resta, questa qua la faccio seccare un altro po' e poi li andrò a separare. Ci è rimasto ancora qualche altro seme, perché insomma la semina c'ha diciamo un 70%, sopra 100 semi possono prendere 30, farsi di più, non è che proprio il seme può essere anche non formato bene e sterile. Questo fa parte di questi anche tutti i semi, diciamo, quando uno va a seminare va 3 per esempio può prendere tutti e 3, come possono prendere 2, come possono prendere 1, bisogna vedere, uno sempre di più deve seminare, anche perché questo l'origano, sta vedendo qua, l'origano ha una crescita lenta, che poi farò un altro video quando c'è le giornate un pochettino favorevole, farò un video come andare a seminare l'origano, che ci vuole una temperatura all'incirca di 20 gradi per seminare i semi di origano, no? Per esempio qui li possiamo seminare anche ora, abbiamo un clima mite qui in Sicilia, però se uno le vuole seminare basta che li copre o le mette di una serra fredda, insomma, che raggiunge una temperatura di 18-20 gradi, le possiamo mettere là, o se no le possiamo chiudere con una busta. Vabbè, questa poi in secondo tempo vi farò vedere, se qualcuno vi farò vedere come vado a fare la semina. Queste ora poi le faccio asciugare un altro po' e poi io vado a passare di nuovo. Queste sono tutte foglie, perché qui i semi non ce ne sono, va bene, ma le mettiamo sempre qua, così può cadere qualche seme, va bene. Vedendo come si è fatto tutto, e ora andiamo a fare così, si è sprecciolato tutto, sì, state vedendo? Guardate, state vedendo come qua si è fatto tutto, quando? Perciò ora di dentro ci saranno i semi. Andiamo a fare così, che ancora è sempre un pochettino umido. Ora li andiamo a passare di nuovo. Ho preso uno più piccolino, diciamo, in modo che più piccolino, in modo che il seme passa. Ora facciamo così, perché i semi sono piccolini, per questo motivo sto facendo fare tutti questi passaggi, se no lo possiamo seminare anche così,
insieme, che poi il seme germoglia e l'erba, quella è l'infiorescenza, la capsula dove c'è il seme, e, insomma, resta là, fa di pacciamatura, fa di concime. Insomma, se volete si può seminare anche così, che poi farò un video quando andrò a seminare. Se ancora un pochettino sempre umido, se uno non le può fare asciugare è meglio. Vabbè, io vi sto facendo vedere come si separa, ci vuole un pochettino di pazienza, si può fare una cosa piccolina, non uno di questi, una reticella piccolina, insomma, per separare, diciamo, i semi, in modo che qua resta tutti i rami e l'infiorescenza secca. Così ci vuole un pochettino di pazienza. Tanto per seminare, perché poi così non è che si possono seminare, si deve seminare poi tutto di un contenitore, perciò o così, se uno vuole fare così, un pochettino di pazienza, o se no lo andiamo a seminare come si trova così, che poi i semi germoglia e quelli là restano nel terreno, diciamo. Io per ora vi sto facendo vedere come i semi sono piccolini. Va bene, questo lo appoggiamo qua piano piano. Ora ci soffiamo un pochettino, potete vedere, ci soffiamo un pochettino perché non è che restano semi, perché ovviamente sempre è caduto un pochettino di cosa di infiorescenza fina. Ci soffiamo. Così vi farò vedere i semi, perché non si vedono, non è che si vede. Ora prendo una cosa bianca, così si vede meglio. Mi sono messo più vicino un pochettino al sole, vi faccio vedere che i semi sono piccolini piccolini. State vedendo questi qua che ci sono qua, state vedendo, questi sono i semi, sono piccolini, vedete, sono piccolissimi questi. Sembrano i semi del papavero. Sono piccolissimi, perciò è impossibile separarli. Ovviamente ci vuole un pochettino di tempo, però visto che io sono così piccolini i semi, state vedendo? Questi qua, se si vede bene, messo a fuoco, questi sono i semi, questi sono piccolissimi. Va bene, ora visto che sono così piccolini non mi conviene più setacciare, diciamo. Ora poi li faccio asciugare, ora perché ancora sono un pochettino un po' umidi, li faccio asciugare e poi li andrò a seminare, che poi farò un video per la semina. Allora, detto questo, io con questo video concludo, vi ho fatto vedere come ho preso i semi e le infiorescenze, le ho separati con un setaccio che avete visto poco fa. Allora io vi consiglio di non separarli i semi, altrimenti le dobbiamo seminare tutte insieme, e poi il germoglia, il più forte ce la fa. Questo lo deve decidere la natura fa il suo corso. Se il seme deve germogliare, germoglia, se è buono, se no niente, che poi farò la semina. Va bene, io concludo il video, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere come ho preso l'infiorescenza, e se volete vedere il video quando ho fatto la raccolta vi metto qui in descrizione il video. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni, ci vediamo ai prossimi video. Ciao, alla prossima, ciao.